Luca, stamattina sono uscita di casa un po' di fretta e mi sono resa conto che, nonostante la corsa, avevo quella sensazione. Sai quando sei convinto di aver dimenticato qualcosa ma non sai cosa? È frustrante. Comunque, buongiorno. Buongiorno a te. Capisco perfettamente. In italiano c'è una frase che uso spesso in quei momenti. Ho la sensazione che mi stia sfuggendo qualcosa. È un modo elegante per dire che senti di aver dimenticato qualcosa, ma senza sembrare disorganizzato. Ottima. La userò. Sai, mentre camminavo verso il bar per prendere il caffè, mi sono detta, devo darmi una mossa, altrimenti arrivo in ritardo. E poi ho pensato che sarebbe utile condividere frasi del genere con chi ci ascolta. Sono quelle espressioni che i madrelingua usano ogni giorno, ma che nei libri di testo non compaiono quasi mai. Esattamente. Ad esempio, stamattina, quando ho aperto le finestre, ho esclamato «Che aria frizzante!». È un modo molto naturale per commentare quando l'aria è fresca ma piacevole. Non è una frase da principiante, però è molto comune. Vero. E a proposito, per chi sta ascoltando, se volete continuare ad allenare l'orecchio e imparare frasi come queste, autentiche, avanzate e usate nella vita quotidiana, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un like e lasciarci un commento. Ci aiuta davvero tanto e vi permette di non perdervi i prossimi episodi. Assolutamente. Allora, tornando al nostro tema, quando arrivo in ufficio e qualcuno mi chiede come va, a volte rispondo con una frase un po' più ricercata tipo «Sto cercando di ingranare». Significa che sto cercando di entrare nel ritmo della giornata. Bellissima! Io invece uso spesso. La giornata è partita in quarta. Che significa che tutto è iniziato velocemente, magari con tanti impegni già dalle prime ore del mattino. Mi piace come lo dici. Ed è un'espressione che descrive bene le giornate frenetiche. A volte, quando ho una mattinata complicata, mi capita di dire «È una di quelle giornate in cui non riesco a stare dietro a tutto». È una frase molto naturale per dire che hai troppo da fare. Sì. E un'altra che uso quando devo farmi forza è «Mi serve un momento per rimettermi in carreggiata», che è perfetta quando la mente è un po' confusa e devi riorganizzare i pensieri. Queste frasi, oltre a essere utili, fanno sembrare l'italiano di chi le usa molto più maturo e naturale. Sono d'accordo. E sai cos'altro è interessante? Che tutte queste espressioni aiutano gli stranieri non solo a comunicare, ma anche a capire gli italiani, perché fanno parte del nostro modo spontaneo di parlare. Esatto. E sono perfette per chi vive in Italia, lavora con italiani, oppure semplicemente ama la lingua e vuole fare un salto di qualità. Bene, allora direi di continuare a esplorare altre frasi avanzate, magari legate alle piccole decisioni quotidiane. Ottima idea. Andiamo avanti. Marta, prima parlavi delle piccole decisioni quotidiane. Ed è vero, spesso sono quelle che definiscono il tono della giornata. Ad esempio, quando ho troppe cose da fare, mi dico, devo stabilire le priorità, altrimenti mi perdo. È una frase che uso spesso, perché a volte ho la tendenza a voler fare tutto insieme, e finisce che non concludo nulla. Ti capisco. Io invece, quando qualcuno mi chiede se ho già deciso qualcosa, e non sono ancora convinta, rispondo con una frase molto utile e abbastanza avanzata. Ci sto ancora ragionando su. È perfetta quando vuoi dire che stai pensando a una decisione, ma senza dare una risposta netta. Un'altra che mi piace è mi sto orientando verso, e poi aggiungi l'opzione. Come mi sto orientando verso prendere un treno più tardi. È una frase morbida, che comunica una preferenza senza essere definitiva. Sì, e secondo me questa espressione è perfetta quando non vuoi sembrare troppo categorico. Un'altra che uso è vorrei evitare di prendere decisioni affrettate. Serve quando qualcuno ti mette un po' di pressione, e vuoi dire che preferisci prenderti il tempo necessario. Ottima! Io, quando devo valutare pro e contro, spesso dico, sto cercando di vedere la situazione da più angolazioni. È una frase che mostra riflessione, e gli italiani la usano più di quanto sembri. Tra l'altro, è un'espressione che fa un grande effetto su chi ascolta. Ti fa sembrare veramente consapevole. Io invece, quando devo decidere se vale la pena fare qualcosa, dico spesso, non sono sicura che ne valga la pena. È utile e molto comune. E per restare nel tema, quando la situazione è un po' complicata, mi capita di dire, la decisione non è delle più semplici. Un modo elegante per dire che è difficile scegliere. Mi piace.
E sai cosa dico quando qualcuno mi chiede un'opinione ma non voglio sembrare troppo drastica? Uso questa frase. A prima vista sembrerebbe una buona idea, ma vorrei capire meglio. È perfetta per mostrare apertura mentale. Sì, è molto italiana. Noi siamo bravissimi a non rispondere mai con un sì o un no diretto. A volte dico, sto valutando tutte le opzioni sul tavolo. Che è un modo un po' più formale, ma molto efficace. A proposito di valutare, quando proprio non so cosa scegliere, ammetto che uso una frase un po' autoironica. Sono indecisa cronica. E tutti ridono, perché è molto comune, soprattutto tra le donne che vengono stereotipate come indecise. Ma in realtà siamo solo più riflessive, diciamolo. Vero. Quando invece finalmente prendo una decisione, dico, ok, mi sono deciso. Oppure, in modo un po' più elegante, credo di aver trovato una direzione. Allora, perché non continuiamo con un altro aspetto fondamentale della vita quotidiana? Tipo, le frasi avanzate per gestire gli imprevisti. Che ne dici? Perfetto. Gli imprevisti sono un grande classico nella vita di tutti. E gli italiani hanno un modo molto colorito di parlarne. Iniziamo subito. Luca, parlando di vita quotidiana. Oggi ho avuto un imprevisto assurdo. Dovevo uscire presto, ma il mio telefono ha deciso di non accendersi. E io lì, che cercavo di mantenere la calma dicendomi: ok, non fasciamoci la testa prima del tempo. È una frase che uso quando voglio evitare di farmi prendere dal panico. Gli imprevisti tecnologici sono sempre i più frustranti. Io, quando succede qualcosa che proprio non mi aspettavo, mi viene spontaneo dire, questa non ci voleva. È una frase molto italiana, la si sente dappertutto, soprattutto quando un problema rompe i piani della giornata. Verissimo. E poi, mentre cercavo di capire cosa fare, a un certo punto ho pensato: vediamo se riesco a trovare una soluzione al volo. È un modo molto naturale per dire che stai tentando un rimedio rapido. E spesso funziona. Io invece quando qualcosa va storto, prima di arrabbiarmi, cerco di essere razionale e dico, cerchiamo di capire dove sta l'inghippo. È una frase che mi piace un sacco, perché è colloquiale ma allo stesso tempo intelligente. Già. E il bello è che gli italiani usano queste frasi continuamente. Un'altra che uso quando capita qualcosa di inaspettato è: non avevo messo in conto questa possibilità. Fa capire che l'imprevisto è davvero arrivato dal nulla. Ottima! E quando un problema rischia di far saltare tutti i progetti, mi capita di dire, mi ha mandato all'aria la giornata. Questa è proprio comune, e racconta bene la frustrazione. La uso anche io. E quando finalmente qualcosa si risolve, dopo tanto stress, dico spesso: per fortuna si è risolto tutto senza troppi danni. È perfetto quando vuoi tirare un sospiro di sollievo. Mi piace molto questa frase. Io, invece, quando voglio mostrare che sto cercando di non agitarmi, dico, sto cercando di non farmi prendere dall'ansia. È molto sincera e spesso chi ti ascolta ti capisce subito. E poi c'è quella frase che usiamo tutti quando arriva un problema dietro l'altro: non c'è mai limite al peggio. Non è molto ottimista, ma è estremamente autentica. Verissimo. Però magari oggi ricordiamo anche che gli imprevisti fanno parte della vita e che spesso insegnano qualcosa. Quando voglio incoraggiare qualcuno dico, dai, si supera anche questa. Che è una frase bellissima, molto empatica. Tra l'altro, mentre parliamo di imprevisti, chi ci ascolta adesso potrebbe darci una mano a evitare un imprevisto che capita spesso ai canali piccoli come il nostro: che i video vengano dimenticati. Quindi, se vi piace questo tipo di contenuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e scriverci un commento. Serve tantissimo per far crescere il progetto e per far arrivare questi dialoghi a chi sta imparando l'italiano. Sì, grazie davvero. E ora, continuiamo. Secondo me potremmo passare alle frasi avanzate che si usano quando bisogna organizzare la giornata, perché alla fine gli imprevisti ti costringono sempre a riorganizzare tutto. Hai ragione. Allora direi che siamo pronti per parlare di pianificazione, ma quella fatta all'italiana, quindi un po' flessibile e un po' creativa. Marta, quando parli di pianificazione all'italiana hai proprio ragione. Noi abbiamo quel modo particolare di organizzare la giornata, che in realtà sembra più un riorganizzare continuo. Ad esempio, quando guardo la mia agenda e vedo che è pienissima, penso sempre, devo incastrare tutto senza impazzire. È un'espressione avanzata, molto usata, che descrive bene l'idea di far combaciare impegni diversi.
La uso spesso anche io. E quando voglio darmi un minimo di struttura per la giornata, mi dico, cerchiamo di mettere un po' d'ordine. Non significa fare un piano rigido, ma semplicemente provare a dare una priorità alle cose. Una frase che uso quando devo capire quanto tempo ho realmente è: devo fare una stima dei tempi. È un modo più avanzato rispetto a dire semplicemente vediamo quanto ci metto. Quella è ottima. E poi c'è una frase che trovo molto utile quando devo suddividere compiti o appuntamenti. Meglio distribuire le cose nell'arco della giornata. Così evito di concentrarle tutte nello stesso momento e impazzire. Io invece, quando mi accorgo che un'attività richiede più tempo del previsto, dico spesso: questa rischia di portarmi via tutta la mattinata. Una frase perfetta per esprimere che qualcosa ti prenderà più tempo del previsto. E quando sto per iniziare qualcosa ma voglio farlo con calma, dico, mi prendo un attimo per organizzarmi mentalmente. È un'espressione molto naturale, che secondo me gli stranieri dovrebbero conoscere perché la usiamo continuamente. Assolutamente sì. E quando so di dover affrontare una giornata piena di impegni, mi capita di dire: oggi devo tenere il ritmo. È un modo elegante per dire che devi restare concentrato senza rallentare. Io uso spesso anche, se tutto fila liscio, dovrei farcela. È una frase che mette sempre le mani avanti, come fanno molti italiani. Non sei sicuro al 100%, ma speri che tutto vada bene. Fantastico! E poi c'è quella frase che secondo me rappresenta proprio il nostro rapporto con la pianificazione: vado avanti per gradi. Significa che non fai tutto insieme, ma un passo alla volta, adattandoti alla situazione. La adoro. E quando finalmente riesco a organizzare tutto, magari dopo 1000 cambi di programma, dico spesso: ok, il grosso è sistemato. Che significa che la parte più importante è sotto controllo. Vero. E un'altra espressione utile quando vuoi lasciare un po' di margine è: mi tengo un po' di spazio di manovra. Serve per dire che non vuoi programmare tutto troppo rigidamente. Questa è proprio avanzata. E utilissima per chi lavora, studia o ha giornate piene. Secondo me gli ascoltatori dovrebbero iniziare a usarla subito. Sì, e aggiungerei anche: se serve, rivedo la scaletta durante la giornata. Noi italiani siamo campioni del cambiare i piani all'ultimo momento. Assolutamente. E guarda, con tutte queste frasi, chi ci ascolta può davvero iniziare a parlare come un italiano che vive una giornata frenetica. E secondo me ora potremmo passare a un altro tema molto interessante. Le frasi avanzate per esprimere opinioni in modo naturale. Perfetto. È un tema fondamentale per chi vuole fare conversazioni più mature e fluide. Luca, parlare di opinioni è importantissimo, perché nella vita quotidiana gli italiani esprimono pareri in continuazione, ma lo fanno con sfumature particolari. Ad esempio, quando voglio dire la mia senza sembrare troppo diretta, uso spesso, dal mio punto di vista, e poi aggiungo ciò che penso. È una frase elegante e molto utile. Sì, e ha quel tono che evita conflitti. Io, quando voglio essere un po' più informale ma comunque avanzato, uso spesso: per come la vedo io, è naturale, fluido e apre sempre la porta al dialogo, non allo scontro. Giustissimo. Un'altra che mi piace tantissimo è, a essere sincera, ho l'impressione che è perfetta quando vuoi dire la verità con delicatezza, senza risultare brusca. Ottima! Io invece uso molto una frase che aiuta a rendere l'opinione meno assoluta. Potrei sbagliarmi, ma mi sembra che è una costruzione molto italiana, perché ammorbidisce subito il parere. E funziona sempre. Tra l'altro, quando voglio esprimere un giudizio positivo ma ragionato, dico spesso: trovo che sia una scelta sensata. Oppure, con una sfumatura diversa, mi sembra un approccio equilibrato. Sì, queste sono perfette nel lavoro, ma anche nelle conversazioni quotidiane. Io, quando voglio mettere in luce un dubbio, dico spesso: non sono del tutto convinto. È una frase utile quando vuoi criticare senza sembrare troppo diretto. O quando vuoi evitare discussioni. Io invece, per dare un'opinione più strutturata, uso: se mettiamo insieme tutti gli elementi, direi che è un modo avanzato e molto naturale di ragionare ad alta voce. Bellissima! E poi c'è quella frase che uso quando voglio rispettare l'opinione altrui ma comunque dire la mia: capisco il tuo punto, però è un classico nelle conversazioni italiane. Confermo. E quando voglio esprimere un'opinione decisa ma senza sembrare aggressiva, dico: personalmente, propendo per seguita da ciò che preferisco. È elegante e molto italiana.
Perfetto. Io invece uso spesso, a giudicare da come stanno le cose, è una frase che ti permette di introdurre un'osservazione basata sulla situazione, non solo sul tuo pensiero. E poi c'è un'altra espressione che secondo me gli stranieri dovrebbero imparare subito. Non è una questione di avere ragione o torto, è che, e poi spieghi il tuo punto. Ti permette di riportare la discussione su un terreno più calmo. Molto vera. E se vuoi esprimere un pensiero ponderato, c'è anche, considerando tutti gli aspetti, penso che è perfetta per suonare riflessivi. Con tutte queste frasi, chi ci ascolta potrà esprimere opinioni in modo molto più naturale, senza sembrare rigido o scolastico. E soprattutto potrà partecipare a conversazioni più mature. Esatto. E direi che come argomento successivo potremmo passare alle frasi avanzate per parlare di emozioni e stati d'animo. Sono fondamentali nella comunicazione quotidiana. Assolutamente sì. Le emozioni sono il cuore del modo di parlare italiano. E abbiamo tantissime sfumature. Marta, parlare di emozioni in italiano è un vero universo. Noi italiani abbiamo 1000 modi per descrivere come ci sentiamo, spesso con sfumature piccole ma molto importanti. Per esempio, quando sono un po' agitato ma non voglio sembrare drammatico, dico sono un po' in tensione. È una frase avanzata e molto naturale. La uso spesso anche io. E quando voglio esprimere stanchezza mentale, non dico semplicemente sono stanca, ma mi sento un po' scarica. È perfetta per far capire che ti manca energia, più che forza fisica. Ottima! Io invece, quando qualcosa mi sorprende positivamente, dico mi ha colto alla sprovvista, in senso buono. È un modo elegante e preciso per esprimere una sorpresa piacevole. Bellissima questa. E quando voglio far capire che sono molto felice ma senza sembrare esagerata, dico spesso, sono davvero contenta di come stanno andando le cose. A volte basta poco per esprimere gioia in modo maturo. Sì. E quando sono preoccupato ma cerco di restare lucido, uso la frase cerco di non farmi prendere dal panico. È sincera e molto comune tra gli italiani. Confermo. E a volte, quando provo un senso di confusione emotiva, dico, ho un miscuglio di emozioni. È una frase molto naturale per spiegare che dentro di te sta succedendo un po' di tutto. Sì, rende benissimo l'idea. Io, invece, quando voglio esprimere che sono sereno dopo una giornata complicata, dico spesso, adesso mi sento più tranquillo. È semplice, ma è una frase che chi impara l'italiano dovrebbe assolutamente padroneggiare. Un'altra espressione molto utile è, mi fa stare bene. È perfetta per parlare di una persona, di un'attività, o anche solo di un momento. Per esempio, parlare con te mi fa stare bene. Grazie, Marta. E quando voglio esprimere un livello di stress un po' più profondo del normale, uso sono al limite. È una frase forte ma molto comune. Sì, e quando voglio far capire che invece mi sento motivata e positiva, dico, mi sento carica, ho voglia di fare. È una frase energica e molto italiana. Un'altra che trovo utilissima è ho bisogno di staccare un attimo. La usiamo praticamente tutti quando siamo sovraccarichi mentalmente o emotivamente. Esatto. E quando sento che un'emozione è difficile da spiegare, dico spesso, è complicato da descrivere, ma, e poi spiego come mi sento. Aiuta molto a rendere la comunicazione più autentica. Secondo me, per chi sta imparando l'italiano, è importante anche una frase che mostra vulnerabilità. Non sto passando un momento semplice. È delicata, rispettosa e molto vera. Questa è fondamentale. E poi c'è l'espressione che uso quando mi sento finalmente sollevata. Mi si è tolto un peso. È un'immagine perfetta di come cambia il nostro stato d'animo quando qualcosa si risolve. Marta, con tutte queste frasi sugli stati d'animo, credo che i nostri ascoltatori possano davvero fare un salto di qualità. Parlare di emozioni non è solo grammatica, è connessione. Esatto. E a questo punto direi che siamo pronti a passare a un'altra area fondamentale. Le frasi avanzate per parlare delle relazioni, sia amicali che professionali. Luca, le relazioni sono il cuore della vita quotidiana. E per chi impara l'italiano è fondamentale saper parlare dei rapporti con amici, famiglia e colleghi in modo naturale. Per esempio, quando voglio dire che con una persona vado molto d'accordo, dico, abbiamo un buon feeling. È colloquiale, ma ormai diffusissima. Sì, ormai la usano tutti. Io invece uso spesso, ci capiamo al volo.
È una frase che descrive alla perfezione un'intesa immediata, naturale. Bellissima! E quando voglio parlare di un rapporto che sta migliorando, dico, le cose tra noi stanno andando nella direzione giusta. È una frase elegante e un po' avanzata per descrivere un progresso. Molto utile. E a volte capita di avere tensioni nelle relazioni. Quando voglio essere sincero ma diplomatico, uso "c'è stata un po' di maretta". È perfetta per indicare un piccolo conflitto, niente di grave. La uso anche io. E quando voglio far capire che una persona mi mette a mio agio, dico, con lei mi sento tranquilla, posso essere me stessa. Ottima! Io invece, per descrivere un legame di lunga data, dico spesso, è una persona che conosco da una vita. È un'espressione molto italiana e molto affettuosa. E quando voglio dire che qualcuno è affidabile, uso, è una persona su cui posso fare affidamento. È perfetta sia in ambito amicale che professionale. Certo. E se invece parlo di un rapporto professionale ben avviato, dico, abbiamo una collaborazione solida. È una frase avanzata ma essenziale nel lavoro. A volte, però, ci sono situazioni più delicate. Quando voglio esprimere che non mi sento completamente compresa, dico, ho la sensazione che non mi stia ascoltando davvero. È una frase che permette di comunicare un disagio senza aggredire. Sì, ed è importantissimo comunicare in modo rispettoso. Io quando voglio affrontare un problema senza creare un conflitto dico, preferirei parlarne con calma. È quasi una formula magica. Sono d'accordo. E per descrivere un legame forte, magari con un amico stretto, uso, è una presenza importante nella mia vita. È una frase calda, significativa. E quando voglio dire che un rapporto sta diventando complicato, ma con delicatezza, dico, le cose sono un po' tese ultimamente. E per descrivere una persona che ti fa stare bene anche solo stando insieme, dico spesso, con lui il tempo vola. È perfetta per relazioni leggere e positive. Sì, la uso tantissimo anche io. Infine, quando voglio esprimere che un rapporto professionale è improntato al rispetto, dico, c'è una buona intesa lavorativa. È precisa e professionale. Direi che con tutte queste frasi, chi ci ascolta può davvero migliorare la naturalezza con cui parla delle proprie relazioni. È un tema fondamentale, perché la lingua vive dentro i rapporti umani. Esatto. E ora potremo passare a un altro argomento importantissimo per chi vive in Italia o vuole parlare come un italiano, le frasi avanzate che si usano per gestire conversazioni difficili. Sai cosa sto cercando di fare ultimamente? Migliorare la mia capacità di gestire le priorità. A volte mi sembra di fare 1000 cose e non combinare nulla. Ti capisco perfettamente. Una frase che uso spesso è devo fare una selezione accurata di ciò che conta davvero. Mi aiuta a ricordare che non tutto merita la stessa attenzione. E infatti sto cercando di applicare l'idea del procedere per gradi, che in italiano vuol dire affrontare una cosa alla volta senza voler bruciare le tappe. Ottimo approccio. Io invece mi dico spesso non fissarti sul problema, concentrati sulla soluzione. È un modo per ricordarmi di non sprecare energie nel lamentarmi. E poi c'è una frase molto utile nella vita quotidiana. Mettere in conto l'imprevisto. Perché qualcosa capita sempre. E quando succede un imprevisto, io dico sempre rimodulo la giornata. È un'espressione molto italiana, significa che riorganizzo tutto da capo. Mi piace, anche perché serve flessibilità mentale. Sai quando ti trovi sommerso di cose e devi solo respirare e dire, ok, facciamo ordine. Eh sì. Tra l'altro, quando parlo con amici o colleghi, una frase che uso tanto è non voglio aggiungere carne al fuoco. Significa che non vuoi complicare ulteriormente la situazione. Questa è fantastica e molto avanzata. E si collega bene a un'altra. Andiamo al punto. Quando vuoi evitare giri di parole e arrivare all'essenziale. In effetti, nella vita quotidiana, tra lavoro, famiglia e impegni vari, saper andare al punto è fondamentale. Ti semplifica la comunicazione. A proposito di comunicazione, ho notato che gli studenti di italiano avanzato fanno un salto enorme quando iniziano a usare frasi come a conti fatti, cioè dopo aver valutato tutto. Esatto. Oppure tutto sommato. Sono quelle piccole espressioni che rendono l'italiano molto più naturale. E anche molto più bello da ascoltare. Bene, direi che stiamo entrando proprio nella parte più ricca del nostro dialogo. Sì, continuiamo così.
Ci sono tante altre espressioni che possiamo esplorare, soprattutto legate alla gestione quotidiana e alle relazioni. A volte mi rendo conto che, nelle conversazioni quotidiane, usiamo tante frasi avanzate senza nemmeno pensarci. Per esempio, una che adoro è "mi sfugge qualcosa". Vuol dire che senti che c'è un dettaglio che non ti torna. Ottima! Io invece uso spesso "non è una questione da prendere alla leggera". È una frase molto utile per dare peso a un argomento, senza risultare pesante. Un'altra che secondo me fa davvero la differenza è "mi sto facendo un'idea più chiara". La uso quando sto capendo meglio una situazione, passo dopo passo. Già, e quando invece non voglio essere travisato, dico spesso "giusto" per evitare fraintendimenti. È perfetta quando vuoi essere sicuro che il messaggio arrivi nel modo giusto. Bellissima! E sai cosa? Queste frasi rendono il discorso molto più naturale, molto più italiano avanzato. E se chi ci ascolta vuole impararne altre, può lasciare un commento con le espressioni che usa più spesso nella sua lingua. Esatto! E già che ci siete, ricordate di iscrivervi al canale e mettere un like. È il modo migliore per sostenere il nostro lavoro e farci continuare a creare contenuti per allenare il vostro italiano. A proposito di italiano naturale, un'altra espressione utilissima è "non vorrei sembrare insistente", ma è ottima per chiedere qualcosa con delicatezza. E si abbina bene a "quando hai un attimo". Una frase che usiamo ogni giorno per chiedere a qualcuno di fare qualcosa appena tempo. Oppure tengo a precisare che dà al discorso un tono più riflessivo e attento. Giusto! E secondo me il vero salto di qualità arriva quando uno impara a usare frasi come "se la metti così, cambia tutto". Significa che il punto di vista dell'altra persona ti fa riconsiderare la situazione. Esatto, è una frase molto adulta, molto quotidiana e molto italiana. Un'altra frase che mi capita di usare spesso è "sto cercando di vedere la situazione con un po' di distacco". È molto utile quando vuoi dire che stai provando a essere più obiettivo, meno coinvolto emotivamente. E quando voglio dare un'opinione senza imporla, uso "per come la vedo io". È perfetta per introdurre un punto di vista personale con delicatezza. Ottima! Io invece dico spesso "lasciami ragionare un attimo". Così prendo tempo senza sembrare scortese. E quando ho bisogno di dare un aggiornamento, magari dopo qualche giorno, dico "ti tengo al corrente". È un'espressione molto elegante e molto comune in italiano avanzato. Sì, e si collega bene anche a "mi riservo di valutare meglio la cosa". Vuol dire che ci devi pensare ancora un po' prima di decidere. Perfetta! E quando voglio smorzare una situazione un po' tesa, butto lì un "cerchiamo di non ingigantire la cosa". Aiuta sempre. Un'altra che amo è "mi fa piacere che tu l'abbia detto". È una frase che rende una conversazione più empatica e più profonda. Sì, perché l'italiano avanzato non è solo questione di parole difficili, è questione di sfumature, di intenzioni, di sensibilità. Assolutamente. E chi ci ascolta lo sa. Imparare questo tipo di frasi permette davvero di fare un salto di qualità enorme nella comunicazione quotidiana. E infatti, se volete continuare a migliorare il vostro italiano con dialoghi naturali come questo, non dimenticate di iscrivervi al canale e scrivere nei commenti quale frase avete trovato più utile oggi. Esatto. Bene, direi che possiamo prepararci a chiudere il nostro percorso di oggi. Ripensando a tutto quello che abbiamo detto, mi rendo conto di quanto queste espressioni facciano davvero parte della vita di tutti i giorni. E impararle permette di sentirsi molto più sicuri nel parlare italiano. Sì, perché non si tratta solo di capire le parole, ma di usarle nel momento giusto. Frasi come "a conti fatti", "non vorrei sembrare insistente", "giusto per evitare fraintendimenti", fanno sentire un italiano più vero, più fluido, più maturo. E non serve impararle tutte insieme. Basta iniziare a inserirne una o due nei dialoghi quotidiani, e piano piano diventano naturali. Esatto. L'importante è allenarsi, ascoltare tanto e provarci senza paura di sbagliare. Ogni passo avanti è un miglioramento. E ovviamente, noi saremo qui per continuare a guidarvi, a farvi ascoltare conversazioni reali, spontanee, utili per la vostra vita di tutti i giorni. Quindi, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un commento e mettere un like. È il modo migliore per sostenere questa community. Noi vi ringraziamo davvero per l'ascolto e per l'impegno nel migliorare il vostro italiano. E ci sentiamo nel prossimo video, con nuove frasi, nuove situazioni e tanta voglia di imparare insieme. A presto!